benvenuti a questa quarta parte del video sulla costruzione delle Cantico CX8. Miei prodi che siete arrivati fino al quarto video, lo so che si parte dal primo con entusiasmo, si arriva al quarto stufi di sentir parlare sempre il solito trombone delle sue cose, però se siete arrivati fin qui io intanto vi ringrazio perché è già questo paga al lavoro fatto. La serie di questi video è stata registrata, se non ricordo male, verso ottobre-novembre e li sto montando in piena estate qui a Milano, quindi è passato un po' di tempo. In questo tempo passato alcune cose sono cambiate, alla showroom di Biella si è aggiunta quella di Milano e anche quella di Roma, quindi se volete sentire queste Cantico qualche scelta in più ce l'avete. Non è più una cosa per pochissimi fedeli del marchio. Adesso c'è qualche milione di persone che tutto sommato può ascoltare queste casse senza muoversi più di tanto da casa. Questo spero che possa essere gradito. In questo video vedremo le ultime operazioni che precedono l'inscatolamento e la spedizione delle casse. Quindi la messa a punto del fissaggio dell'altoparlante, la sistemazione dell'assorbente interno, molto importante, vedremo in questo diffusore, la chiusura della cassa, quindi del coperchio superiore, anzi dei due coperchi superiori, e poi una delle solite mie piccole chiacchierate sulle caratteristiche di questo diffusore. Spero di non avervi annoiato fino qui, spero di non annoiarvi da qui alla fine. Vi lascio al video e ci vediamo alla prossima. Ecco, quella che sto per effettuare è un'altra operazione molto importante per la costruzione di questo diffusore. Di fatto abbiamo visto che gli altoparlanti sono fissati con dei bulloni con il loro dado autobloccante. Quello che è importante è che tutti i bulloni siano tirati con la stessa forza, in modo che la trazione sia distribuita uniformemente su tutto il telaio, evitando deformazioni anche piccole che possono portare a dei problemi, oppure che siano troppo poco tirati e quindi portare a vibrazioni. Quindi adesso che il diffusore è assemblato e gli altoparlanti sono montati già da un paio di giorni, è venuto il momento di tirare i dadi in modo da uniformare la tensione. Quindi l'operazione va fatta come al solito rigorosamente a mano. Gli strumenti di lavoro sono questi e procediamo uno per uno, facciamo un giro dei soli 16 bulloni che fissano gli altoparlanti. I bulloni che già erano stati tirati adesso dopo 2 giorni si sono potuti assestare e quindi è venuto il momento proprio di dare gli ultimi giri. Ovviamente la cassa funziona perfettamente anche fissando gli altoparlanti con delle Parker filettate direttamente nel legno, però non è proprio la stessa cosa. Ancora, ecco fatto, e poi si ripete il giro per il coassiere anteriore, ma ve lo risparmio. Ok, finalmente ci siamo, finalmente vediamo qualcosa di un pochino costruito, un pochino di completo. Vediamo che dopo il serraggio di bulloni abbiamo potuto montare con santa calma lo strato di assorbente interno che protegge da questa parte il crossover. Vi faccio notare il dettaglio. I 2 altoparlanti sono completamente coperti nella parte aperta del cestello da questo assorbente. Perché? Perché ha funzione di filtro acustico per le medie frequenze. Questo ci permette di non andare a intasare la linea di trasmissione con dell'ulteriore assorbente per evitare l'uscita dalla bocca di medie frequenze indesiderate. Ecco, queste vengono stroncate sul nascere direttamente nella camera di compressione. Questo ci permette appunto di mantenere massima efficienza delle linee di trasmissione
e minima complessità del filtro, che abbiamo visto addirittura per il woofer posteriore è un semplice primo ordine. Quindi un po' di vantaggi a fronte di una certa difficoltà e la necessità di una certa precisione nella sistemazione di questo assorbente acustico, nonché della sua scelta, perché poi dalla densità cambiano ovviamente, con la densità di questo assorbente cambiano le caratteristiche di filtraggio. E quindi in quasi diretta andiamo a piazzare l'ultimo pezzo di assorbente. Qui purtroppo, per avere una sistemazione precisa, siamo costretti a tagliare pezzo per pezzo e a incastrarlo. Non è possibile prendere un unico materassino, avvolgerlo, infilarlo dentro come si fa con una semplice cassa reflex, perché la cosa non funzionerebbe. E adesso vediamo un pochino di chiudere questa cassa. Allora, la chiusura avviene con questo pezzo di MDF. Vediamo se riusciamo a vederlo bene, eccolo qui, che è già di per sé piuttosto massiccio. Perché? Se lo guardiamo di taglio vediamo che lo spessore è di 3 bei centimetrotti. Dobbiamo sistemarlo bene qui sulla parte superiore e già con questo ci sarebbe, ecco, vedete che è molto preciso il fitting, già con questo ci sarebbe di che sigillare questa cassa con la guarnizione di neoprene che abbiamo applicato, che si vedeva prima. Tutto dovrebbe funzionare bene e in effetti la prima versione del diffusore era chiusa esattamente in questo modo, ma poi c'è stato un po' di sviluppo e allora la chiusura definitiva viene fatta da questa ulteriore piastra d'alluminio lavorata da 1 centimetro di spessore. Spero non vada troppo fuori fuoco e si possa vedere, vedete che è ancora unta con l'olio di trattamento della produzione. Allora la posizioniamo, allineiamo bene bene i fori di fissaggio e vedete che cambia completamente il look. Un dettaglio: il fissaggio di questa piastra viene fatta con questi bulloni che non sono standard, perché quelli standard non andavano bene, per cui abbiamo dovuto prendere questi bulloni d'acciaio inossidabile fatti su misura, che vengono torniti, che ci permettono un perfetto adattamento, un perfetto bloccaggio nella sua sede di questa piastra superiore. Anche la lunghezza è quella perfetta, precisa, per riuscire a bloccare il nostro top. Ecco, come abbiamo fatto per gli altoparlanti, il bloccaggio di questa piastra avverrà in 2 fasi. Una prima fase, che facciamo adesso, e poi una seconda fase di tiraggio dei bulloni quando tutto sarà assestato. Ecco qua. Direi che è tutto a posto. Verificheremo poi l'allineamento preciso. Questo possiamo anche aprirlo in mezzo giro, vedete che bei sistemi da meccanico d'altri tempi. Qui possiamo tirare ancora un po', perché quello che verifichiamo poi è la miglior pluralità possibile di questo top, in modo che la forza sia ripartita correttamente sulle 6 madreviti. E ce l'abbiamo fatta. La prima cassa è chiusa. Cosa ci aspetta adesso? Dunque, intanto una pulita, ma soprattutto le operazioni da fare al contrario, che sono essenzialmente 2. Non possono essere fatte comodamente con la cassa appoggiata a terra ancora. La cassa verrà girata al contrario, fissiamo con gli ultimi punti il feltro, vi ricordate l'assorbente di feltro che è posto internamente alla linea di trasmissione principale, e poi montiamo il basamento d'acciaio. Il basamento d'acciaio, che è spesso 1 centimetro, se ne fa per 10 kg di peso assieme ai suoi piedini, e che costituisce il trucchetto per abbassare brutalmente il baricentro di questo signore, che sennò sarebbe un po' un grattacielo con tutti gli altoparlanti e il crossover tutto fissato sulla testa. Invece con questi 10 kg in basso riportiamo il baricentro al suo posto e diamo anche una fondazione un pochino più robusta, un pochino più ferma e precisa al diffusore, che poi si traduce
in una maggior precisione del basso. E per chi l'ha ascoltato, insomma, diciamo che in termini di precisione del basso qui siamo veramente a livelli molto alti. Va bene, facciamo queste due cose e poi ci rivediamo dopo. Saluti! Quindi avete resistito fino qui, per curiosità, chissà, perché forse vi interessava sapere più o meno come vengono fatte queste casse. Va bene, siamo arrivati alla fine, vi ho evitato le parti più tediose, tipo la parte in cui io dico un sacco di parolacce ribaltando 50 kg di mobili alla volta, per montare i piedistalli, come vi dicevo, per finire di inchiodare il feltro nella linea di trasmissione, no? Operazioni che vanno fatte con la cassa ribaltata sottosopra, se no non c'è santo. E poi tutte le piccole cosine estetiche, la lucidatura dei fianchi e l'applicazione delle targhe di ottone, tutte cose che insomma francamente tecnicamente ci dicono poco del progetto, però vanno fatte, fanno perdere un sacco di tempo alla fine e quindi ho pensato bene di evitarvele. Quindi eccoci qua, con le due torri montate, con me vicino forse vi rendete anche un pochino meglio conto delle proporzioni. Quando le inquadravamo da sopra o verso all'interno, insomma forse non ci si rendeva molto bene conto di che stazza abbiano queste due signore. Arrivati a questo punto, che cosa c'è ancora, cosa resta ancora da fare? Un bel rodaggio per vedere che tutto funzioni, che non ci siano scricchiolini negli altoparlanti, cose che comunque vengono rivelate solamente dopo un po' d'uso. Un set di misure veloce per controllare che non siano stati commessi errori macro e microscopici nell'assemblaggio, tipo messe in fase degli altoparlanti e cose del genere. E poi siamo pronti per andare. Tutto questo viene fatto sempre costantemente con l'applicazione di buone dosi di musica varia per far muovere i coni. Ora, è vero che applicando un segnale fra virgolette sintetico e fatto a bella posta i tempi di rodaggio si accorciano tantissimo, però francamente quando si tratta di apparecchi a cui vuoi bene io preferisco fargli fare un rodaggio a base di musica. Tanto voglio dire, gli altoparlanti devono muoversi, io preferisco che si muovano con buoni suoni piuttosto che non con rumoracci tremendi. Le mie cose quando escono di qua, è chiaro, non posso far uscire di qua e costruire come abbiamo fatto questa volta tutte le coppie di casse, non tutte le coppie di CX8 che sono andate in giro, ormai ce ne sono più di una quindicina, sì, circa una quindicina. Non ho potuto costruirle tutte io a manina in laboratorio con il sistema e le scomodità, peraltro, che avete visto nel video. Le altre sono state costruite in un laboratorio che si occupa di queste cose e lo fanno per mestiere, lo fanno sicuramente in maniera più agile, più precisa di me, senza dire le parolacce che dico io. Che dirvi di più? Io qui sono pronto per ascoltarmeli. Li porterò in giro. Potete ascoltarle dappertutto? No, non potete ascoltare dappertutto. Non esiste il clima adatto per poter portare dei prodotti come questi, piccola serie, presso rivenditori fra virgolette classici, commerciali, chiamateli come volete, insomma, con tutto il rispetto per il mestiere che fanno, ma tanto un prodotto del genere non lo capirebbero e non capirebbero quale sia la necessità di fare oggetti del genere. Quindi siete destinati a non ascoltarlo mai? No, non siete destinati a non ascoltarlo. Se siete curiosi, dopo aver magari letto le recensioni che ci sono state in giro per il mondo, fra virgolette, e dopo aver visto come sono costruiti e magari averne sentito parlare qualche amico che ce l'ha, possiamo trovare una soluzione perché sia possibile anche a voi ascoltarli in un ambiente controllato, magari con un impianto che assomiglia al vostro. Non vi dico nessun problema ragazzi, ve li spedisco a casa, ve li provate, perché questi oggetti pesano, finiti, montati e lucidati, 60 kg per parte, quindi la logistica diventa veramente complicata e il rischio di danneggiarli è concreto. Parliamone, troviamo una soluzione, vediamo un pochino in base a quelle che sono le vostre esigenze se sia effettivamente il caso, se sia utile per voi ascoltarlo, se magari è un azzardo, non hanno senso con i vostri impianti o con le vostre abitudini d'ascolto. Però mi fa piacere rendermi utile perché queste casse possano essere ascoltate il meglio possibile. Lo dico perché le ho fatte io, sì certo, le ho fatte esattamente come pensavo che si dovessero fare dei diffusori di questo tipo, con l'unico, fra virgolette, compromesso in mente che è stato quello delle dimensioni. Non volevo creare un'altra CX15 o addirittura qualcosa di più grosso che sta per arrivare, un diffusore con un aspetto e delle dimensioni adatte per essere ospitate in una sala d'ascolto normale senza dover costringere a salti mortali.
Allora, grazie per avermi seguito, per aver visto anche questo video. Spero che abbiate potuto conoscere qualche piccolo segreto che sta dietro alla qualità che cerco di infondere nei progetti Quantico. Naturalmente, se vi viene in mente qualcosa, se vi sembra che qualcosa non sia stato chiaro, se volete farmi delle altre domande su questi diffusori, potete farlo tramite i soliti canali, e poi sul sito acme-biella.com trovate tutti i miei contatti. Io sono a vostra completa disposizione per raccontarvi ancora qualcosa che magari mi è sfuggito, che magari non ho toccato in maniera sufficientemente esauriente. Quindi vi saluto anche questa volta, a presto rivederci, magari anche dal vivo, e buon pomeriggio.